Carso è talmente tanto tormentato il territorio con emersioni calcaree, contropendenze, profonde doline, che questo lascia un po', come dire, sbigottito. La parola Carso è nata qua, è nata sull'altipiano di Trieste e poi è stata esportata per nominare così fenomeni simili. Noi siamo abituati come forma mentis alle valli, al mare, ai monti, ai fiumi, tutto luoghi che in qualche maniera tu puoi configurare immediatamente con la testa. Il Carso non è così, il Carso è un qualcosa di irrisolto, di immateriale quasi. Sono state lasciate in loco varie vestigia, partiamo dall'epoca dei Castellieri per passare poi al periodo delle legioni romane. E mi viene in mente un mucchio di antiche vestigia, ma commissionate alle forme del territorio. Tu guarda per esempio i muretti a secco, le hische, le case pastorali dove i pastori si rifugiavano, certe volte non sono ben definite, si fondono col territorio, le vedi all'ultimo momento e tu pensa alla gente di questo territorio, gente che ci è vissuta, che anche in maniera dura, no? E tu pensa quante cose ti vengono in testa. E da qui sono partite leggende, credenze possiamo chiamarle pagane, e tutto questo ha cresciuto da matti la fantasia di noi adolescenti che navigaimo in questi posti così. C'erano i vecchi, gli adulti che ci raccontavano, davano delle indicazioni e noi poi andavamo a cercare sul territorio queste indicazioni. Nel 1961 è venuta una signora, mia conoscente, a cercarmi in soprintendenza e mi ha detto di aver scoperto un teatro romano sul Carso. Naturalmente ho trasecolato, teatri romani sul Carso proprio non li vedevo. Era una costruzione effettivamente strana, con un insieme di gradoni che andavano verso l'alto. Non era naturalmente romana. Però la cosa che mi ha più incuriosito è stato la base, perché c'erano due convergenti, come formasse una cupola, con uno spazio vuoto, che era la dolina, e al centro c'era un ingresso. Mi è bastato questo, fare lo scavo alla base dei gradini per vedere quanto andava sotto le pietre, e ho visto che praticamente affondavano per una 20-30 centimetri, cioè praticamente non avevano niente sotto, quindi già questo mostrava che era una cosa piuttosto recente, non vecchia. Quindi a questo punto ho capito che tutta la struttura, questo muro, sosteneva un riempimento artificiale, e su questo riempimento artificiale stavano alcuni ortostati molto grandi, e quindi dava anche l'idea di questo carattere celtico. Però i Celti col Carso non c'entravano niente, non abbiamo tracce di Celti a Trieste e sul Carso. Per esempio il disegnatore, il professor Schimmer, lui lanciò l'idea che potesse essere un luogo di raduno dei Bogomili. I Bogomili è una setta sorta in Bulgaria che praticava il manicheismo. Gli è venuta questa idea perché aveva visto un tempio dei Bogomili in Istria che
aveva anche dei simbolismi, delle tracce, sculture, eccetera, cose che invece qui non c'erano. Allora sono andato più a fondo, ho detto adesso facciamo una ricerca vera e propria. Sono andato in chiesa a cercare dal parroco se sapeva qualcosa e lui mi dice che c'era una leggenda e mi ha parlato per la prima volta di questa leggenda di un certo Sterpacevo. Allora io mi sono rivolto poi a dei vecchi del paese e loro mi hanno detto che esisteva la famiglia Sterpacevo, che aveva preso il soprannome da questo Sterpacevo, che era un uomo di una forza eccezionale e che aveva fatto lui questa costruzione. E perché aveva fatto questa costruzione? Per nascondere dentro una pentola piena di monete d'oro del suo padrone. Era un servo. Sterpacevo vuol dire lo zappatore. Aveva una zappa fatta apposta per lui enorme, perché è grossa, pesante, perché lui faceva il lavoro di 10 uomini per zappare un campo. La cosa mi ha molto di più interessato, perché è una leggenda, era la prima volta che trovavo veramente una leggenda contadina, diremo così. Ho trovato il proprietario, sempre della famiglia Sterpacevo cosiddetta, che aveva preso il soprannome, e mi ha detto che lui con altri ragazzini andavano a scavare dentro nei ripiani, tra le pietre, per cercare queste monete d'oro e che questo nome di Sterpacevo lo aveva il nonno di suo nonno e avanti così indietro, che era una cosa molto vecchia. Quindi era vecchia, ma non tanto vecchia. La mia origine è grottista, speleologo. È una cosa molto comune a Trieste. Negli anni 70 molti andavano a arrampicare in grotta, adesso un po' di meno. La speleologia portava a avere dei riti quasi tribali. Ancora adesso ti senti parte di un clan e quindi anche i festeggiamenti che si facevano magari fuori all'uscita di una grotta o per festeggiare il compleanno di qualcuno si facevano comunque sul territorio e in zone abbastanza così nascoste. Uno di questi posti si chiama Tre Querce, perché nelle vicinanze c'è una caverna che si chiama Caverna delle Tre Querce, in quanto nella radura di sopra ci sono questi 3 alberi isolati e lì tra una libagione e l'altra, tra un cantico e l'altro, in questa radura delle Tre Querce noi eravamo molto attenti, avevamo l'orecchia ben tesa alle storie di quelli più vecchi che ci raccontavano vicende del Carso. E una sera venne fuori che nelle immediate vicinanze c'era un luogo stranissimo, una dolina profonda che loro chiamavano la Valle della Luna o Dolina dei Druidi, in cui l'ingresso era monumentale, addirittura 3 archi, quello centrale più alto, come se fosse il portale d'ingresso proprio, no? Un regno forse degli inferi, delle Ade, perché tu entri in un portale dentro questo bosco e poi scendi giù e che ci fosse addirittura un trono dove si sedeva non si sa chi. Poi tra l'altro sul fondo ci dicevano che c'era un enorme tavolo in pietra con dei scranni, sempre in pietra, dove ci si poteva sedere e pasteggiare. Allora tutti quanti, magari bevevano un bicchiere di più, ma pasteggiare cosa, no? Ma lì si facevano anche chissà che cerimoniali strani, infernali, e abbiamo detto no, dobbiamo andarla a cercare assolutamente, assolutamente.
la dolina dei Druidi è una finzione. Ho frequentato quella zona perché un gruppo speleologico, del gruppo speleologico San Giusto, aveva cominciato degli scavi di assaggio per passare da una grotta, grotta delle Tre Querce, e loro mi avevano detto che vicino c'era una strana costruzione. Quindi sono andato a vedere questa costruzione e ho trovato sul posto un imprenditore, un commerciante triestino, molto affabile, una persona anziana, e lui mi ha raccontato che aveva venduto altre proprietà per acquistare 1 milione di metri quadrati in quella zona, che era una zona bellissima, si era innamorato, e che in questa dolina lui aveva sentito la presenza del popolo dei Druidi. Io gli ho spiegato che i Druidi non erano un popolo, i Druidi erano una specie di sacerdoti del popolo celtico. Non erano un popolo, diciamo, il popolo era i Celti, che però non c'erano i Celti sul caso, ma insomma a lui piaceva questo popolo dei Druidi. Aveva pensato di fare questa costruzione per fare come un centro, una curiosità, un posto dove veniva la gente potesse frequentare, venire, eccetera. E ha cominciato a costruire con la pietra. Aveva assoldato un muratore, un vecchio muratore, che lavorava per lui tutta la settimana, sempre. Era là fisso solo per costruire. Prima ha fatto sulla strada, quei 3 archi famosi, e poi ha cominciato a fare l'interno. E quindi aveva costruito una grossa tavola lunga con tante sedie dove appunto sedevano i Druidi. Per quello che ricordo c'era un viale che andava giù con tanti pinnacoli che andavano, e poi delle strutture, dei muretti che tenevano, dei ripiani artificiali, eccetera, dove c'era una panchina, mi ricordo. Poi so che questo commerciante è morto, però intanto era sopravvenuto un altro fatto, che il terreno che lui aveva comprato, tutto questo enorme appezzamento di terreno, c'era dentro anche l'autoporto. E quindi praticamente il terreno gli è stato praticamente portato via, non aveva più niente. Chiaramente bisogna esulare dalla storia, bisogna entrare un po' nel mito, no? È un posto che, fatte tutte le premesse sul nostro territorio, è un posto che non può altro che alimentare la fantasia. E da quella volta per me era stata sempre la Valle della Luna un posto dove non dai una spiegazione di quello che è stato fatto, anche perché una spiegazione non c'è. Certo, può essere il sogno di qualcuno, può essere una mania di grandezza, però un senso logico non c'è, no? E quindi quando non ci sono i sensi logici, per l'essere umano, che è comunque un animale, va in cerca anche di qualcosa di meno logico e di più istintivo. Fa parte proprio del nostro io più profondo, atavico, quello di andare a mitizzare cose di cui non abbiamo un'immediata percezione. Invece quello che riguarda la natura è facilmente mitizzabile, no? Si va a cercare il mito, e dove è più facile trovare il mito e fregarsene delle spiegazioni logiche, dove il territorio è compiacente. Il Carso si presta da solo, per se stesso, alle leggende, ai miti, perché è un terreno arcano. Perché facciamo le leggende? Perché tentiamo di umanizzare delle situazioni, dei sentimenti che
che tentiamo poi di rendere quasi visibili in questo che vediamo, in queste pietre. Io stesso certe cose non le voglio dissacrare. So benissimo che la Valle della Luna, per esempio, è una costruzione fatta pochi anni fa, ma per me potrebbe essere stata costruita chissà quando, perché a me quel luogo evoca l'adolescenza e per me quel luogo l'ho mitizzato quella volta e quindi non voglio dissacrarlo. Non voglio dissacrarlo nemmeno come stesso. È innato nell'uomo, senti di essere qualcosa di estraneo, sei messo fuori, sei naturale, sì, fai parte della natura, ma in realtà tu non fai parte della natura, sei fuori dalla natura. Tu vedi la natura, ma vedi come un quadro, qualcosa che ti sta di fronte, ma tu non puoi entrare dentro. Non entri nella natura, ci illudi, tu la guardi.